Nel percorso abbiamo raccolto 160 milioni, ti direi il 90% dei CEO di big companies in Silicon Valley dorme sul nostro prodotto. Ce l'ha Elon Musk, Mark Zuckerberg, tutti i top atleti del mondo, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Prime Ministers, Kings, facciamo milioni di dollari per employee. Lui è Matteo Franceschetti, fondatore e CEO di 8Sleep, un'azienda che fattura centinaia di milioni di dollari, che è passata per Y Combinator e che ha tra i più importanti investitori della Silicon Valley. Il loro prodotto di punta è una copertura per il materasso piena di sensori che monitorano alla perfezione il tuo sonno, i tuoi dati biometrici e in automatico ti aiuta a dormire meglio. La funzionalità che li ha resi famosi è la possibilità di scaldare o raffreddare il letto a piacimento. Poi c'è anche la sveglia integrata, la possibilità di farti russare di meno e l'app per monitorare tutto quanto. Persone come Elon Musk e Mark Zuckerberg usano 8Sleep, ma anche piloti di Formula 1 e capi di Stato. Tutte persone che devono performare, per cui dormire un'ora in più può fare la differenza e per cui vale l'investimento di qualche migliaio di dollari. Quindi Matteo Franceschetti vive da anni negli Stati Uniti, dove c'è anche la sede della sua azienda. Però ogni tanto torna in Italia e una mattina alle 8 è passato dal mio ufficio a Milano e quindi ho colto l'occasione per fargli qualche domanda e farmi raccontare la sua storia. Infatti la passione di Matteo per le performance inizia già da molto giovane. Ho iniziato presto con lo sci perché mio padre aveva fatto tante gare di sci, quella era sempre stata la sua passione. Intorno agli 8 anni fino ai 12 avevo fatto sci. La scuola dello sci era super formativa perché andavo ad allenarmi in Alto Adige dove parlavano tutti tedesco e a volte i miei genitori mi lasciavano lì per un paio di giorni in cui io l'unica cosa che facevo era sostanzialmente sciare. Circondato da questi altri bambini praticamente non parlavano italiano. Il coach parlava solo nelle radio in tedesco e quindi quello è stato un po' trauma, ma in realtà over time è stato qualcosa che mi ha formato. E poi ho iniziato a giocare a tennis, avevo fatto tanto tennis tra i 12 e i 17, agonistico, a livello italiano, qualche competizione europea e poi intorno ai 16 ho anche iniziato a correre in go-karts. Come mai la voglia di fare sport? Due cose, una realizzo ora che ho sempre avuto quel drive, quella grinta interna in me, però il push originale venne da mio padre, era un avvocato, però è sempre stato un atleta, lui ha corso anche in macchina, 2 volte campione italiano di gare in salita in macchina, era stato nella nazionale juniores di sci, aveva giocato a pallacanestro e io sono cresciuto con un padre un po' con quella mentalità e mia sorella non aveva mai amato probabilmente fare troppe competizioni e poi sono arrivato io, invece a me piacevano. Che superiori fai? Il liceo scientifico. E durante scuola sei più interessato allo sport o più interessato alla tua carriera scolastica? A scuola era quel tipico che le insegnanti dicevano a mia madre: il ragazzo è sveglio e ha potenziale ma non si applica. In Silicon Valley c'è quasi un pushback su tutti quelli che seguono lo standard progresso scolastico. Di solito viene considerato troppo semplice, troppo canonico e invece cercano delle persone che sono anticonformiste, lo chiamiamo contrarian and right, quindi devi essere contrario e avere ragione, ma se tu fai quello che fanno tutti gli altri ottieni quello che ottengono tutti gli altri. Questa è la classica mentalità da Silicon Valley, che trovate anche nel libro di Peter Thiel From Zero to One. Cioè, se di solito quando tu pensi una cosa diversa da tutti gli altri sei tu che hai torto, in alcuni casi siamo noi ad avere ragione contro tutti gli altri. E se vuoi fare una startup di successo, quella che devi trovare è una situazione in cui tu hai ragione e tutti gli altri hanno torto, cioè contrarian and right. E Matteo si è sempre considerato un po' così. Infatti il suo spirito imprenditoriale in realtà già c'era in giovane età. Sono sempre stato intraprendente, no? Fin da quando avevo 14 anni. Mi ricordo che mio padre ebbe un incidente in macchina, distrusse la macchina, il giorno dopo sono andato per concessionari a cercare di negoziare macchine e vedere che macchine c'erano disponibili. Per giunta io sembravo più piccolo della mia età, quindi se vedi sto bambino di 14 anni piccolino che viene e ti inizia a discutere per comprare una macchina per il padre, non so quanta credibilità gli dai. Tu poi hai fatto l'università e hai fatto legge, come mai? Bella domanda, ero completamente disinteressato e quindi era la cosa più logica. L'università di Ferrara era abbastanza buona in legge, mio padre e mia sorella sono avvocati, probabilmente la scelta più facile. Ero solo focalizzato sullo sport, anche se a quel punto avevo iniziato a rallentare e quindi da lì non avresti mai potuto pensare che poi diventassi così focalizzato e ossessionato con professional performance. Mia mamma era una professoressa al liceo scientifico, mi pare il venerdì portava a casa questo magazine del Sole 24 Ore. Io lo leggevo perché mi interessava. Leggo di questi grandi studi legali che fanno queste cose fighissime che sono M&A, acquisizioni, fanno quotazioni in borsa. A me l'idea di fare l'avvocato come fanno mio padre e mia sorella non mi piaceva perché volevo qualcosa di internazionale, qualcosa dove potessi parlare inglese, anche se il mio inglese faceva schifo, praticamente non parlavo inglese. E trovo questo libro di questo studio legale che si chiama Becker & McKenzie e lo leggo. Sostanzialmente mi appassiona e dico: ok, se proprio devo fare legge, devo fare l'avvocato, questo è quello che voglio fare, non voglio lavorare nello studio di mio padre. Ma per diventare parte di questi studi legali ci sono 2 condizioni: uno, che ti devi laureare con 110 lode, e secondo, il tuo inglese deve essere perfetto. Ed è così che il suo obiettivo si sposta dallo sport allo studio e quindi tutto cambia. E da lì inizio
a studiare, ad applicarmi e inizio a prendere molti 30 lode che poi porteranno a 110 lode alla laurea. E poi ho anche una società con il mio migliore amico, correvo con i go-kart, ho questa idea di fare foto direttamente sul circuito. Facciamo questa società e iniziamo a fare una valanga di soldi. Come mai? A quel tempo il modo in cui funzionava era che tu andavi in circuito, c'erano alcuni fotografi, facevano le foto e poi ti mandavano un pacchetto a casa 3 settimane dopo con un contrassegno e se le volevi tenere gli mandavi soldi. Che anno era? 2003. Come mai questa idea? Non lo so, ho visto l'opportunità, lui era quello un po' più tecnologico ed era il momento in cui iniziavano a esserci le vere digital cameras e poi avevamo comprato una Epson, sai proprio le stampanti tipo da 90 euro. Il bello è che non avevamo i soldi per comprare la camera, credo che fossero 1000 euro. Allora vado dai miei genitori e gli chiedo, mi dareste la metà e Enrico prova la metà. I miei genitori dicono assolutamente no, questa è una delle tue solite stupide idee, focalizzati, studia, laureati. Anche i suoi genitori dicono lo stesso, andiamo dalla nonna di lui. E la nonna di lui ci firma un mini finanziamento per comprare questa camera che avremmo dovuto pagare in 18 mesi. Ripaghiamo la camera in 18 giorni. E la ragione è andiamo su questi cartodromi dove io andavo a correre, quindi conoscevo già un po', facciamo le foto e le stampiamo direttamente con questa Epson e vendiamo ogni foto, mi pare, non so, forse l'equivalente di 10 euro, a noi costava 2 e la gente tipo impazzisce per questa roba. E quindi da lì espandiamo, iniziamo a fare i poster, iniziamo a fare gli adesivi, via dicendo. E noi in una settimana potevamo fare 10.000 euro. E tu riuscivi a studiare e fare questa cosa in contemporanea? E se c'è, non so, l'esame di penale, la maggioranza dei miei amici lo preparavano per 3 mesi. Io cerco di farlo in 20 giorni, ma in 20 giorni lo faccio 22 ore al giorno. Quindi non uscivi a fare le foto per i go-kart, facevi 20 giorni di esame di penale. Esatto. Però avevo un sacco di buchi, c'erano lì i semestri. Tra aprile e maggio c'era questo spazio e lì tutto quello che facevo era questa che si chiamava Imago, da immagine. E lì è dove ho fatto la maggioranza dei soldi che poi mi hanno portato negli Stati Uniti, più una serie di sacrifici dei miei genitori che hanno messo la differenza. Quindi mi sono laureato e dopo sono andato per quasi un anno a San Diego. Dopo la laurea il suo amico va a studiare in Cina e quindi chiudono Imago, anche perché la famiglia di Matteo era assolutamente contro. C'era un completo pushback. Per quello che conosco oggi Silicon Valley, quello poteva essere l'inizio di una startup. Quindi Matteo va a San Diego e la studia in università facendo un corso di lingue e uno in economia. E poi ho fatto un internship a un centro di arbitrati, che era il topic che io ho coperto nella mia tesi di laurea. Che vuol dire? Sostanzialmente, invece che andare davanti al giudice per risolvere una disputa, ci sono una serie di soluzioni extragiudiziali in cui vai da un arbitro o ci sono delle mediazioni. E quello era quello che io avevo fatto nella mia tesi di laurea. Questa prima esperienza lavorativa dimostra ai genitori di Matteo che ce la può fare tranquillamente da solo, senza per forza dover lavorare nello studio del padre. Immaginate che mio padre aveva il suo studio a Ferrara, uno studio buono, però insomma normale, un avvocato di una città. Quindi mi ricordo che un giorno mio padre, tra le righe, sostanzialmente il concetto che mi dice è: renditi conto che io non ho nessun contatto, li conosco nessuno, provaci, ti aiutiamo come possiamo, però renditi conto che anche sembra un sogno un po' impossibile. Io sono a San Diego e da San Diego inizio a fare application tipo a man bassa, scrivo a 20-30, poi torno e lì faccio il colloquio e vengo preso. Ed è funny perché sostanzialmente faccio dal primo giorno più soldi di quelli che mia mamma faceva come insegnante al liceo. Ti piaceva la vita là, nello studio? Alla fine sì, ero a Freshfields Brookhouse Deringer. Il giorno 2 della mia vita sostanzialmente entro alle 9 del mattino, esco alle 7 di sera del giorno dopo. In realtà il mio capo mi dà un'ora per andare a casa a lavarmi alle 6 del mattino e dice: ti do solo 45 minuti perché sennò rischi di metterti a fare un pisolino e poi non ti svegli, quindi devi andare a casa, fare la doccia e tornare il più rapido possibile. Ma che dovevi fare per tutto quel tempo? Stavamo chiudendo una transazione super importante con una società italiana. Tu avevi l'obiettivo di entrare in questi grandi studi. Una volta che ci sei riuscito, però, a quel punto qual era il tuo obiettivo? All'inizio scalare lì ed è successo. Fare carriera? Ho fatto i primi 2 anni a Freshfields, poi il mio capo è diventato il capo del finance di Allen & Overy. Io sono diventato avvocato pochi mesi dopo. Lui ha portato 3 o 4 persone con sé e io ero l'unico dei praticanti che ha portato. E poi sono diventato associate a Allen & Overy. E quindi diciamo la trajectory più ovvia per me era o stare lì e cercare un giorno di diventare un partner, o potenzialmente a quel tempo avevo iniziato a guardare a MBA o imparare a diventare un solicitor barrister in UK. Ma era una cosa che ti accendevano? Era qualcosa che dici questo è il mio grande sogno della vita, o era contingente? Era perché ti trovavi là? Era un mix, io la volevo sempre fare grossa e quindi a quel momento farla grossa era o divento partner o vado a Dubai e lavoro in una big law firm gestendo in Emirates. Poi cosa succede? Arriva la crisi del 2008 e il nostro lavoro quasi si ferma, quindi io passo da là a lavorare 16 ore al giorno perché lavoravamo come bestie a annoiarmi.
si annoia e inizia a guardare a fare altre cose. E quindi con un altro ragazzo che poi diventerà il mio co-founder iniziamo a fare un'associazione non profit per collegare persone, esplorare opportunità, perché lui era molto in politica. E poi da lì ci rendiamo conto che c'è questa opportunità del solare. Probabilmente è stata l'unica bolla economica degli ultimi 60 anni in Italia e io sono riuscito a cavalcarla, una botta di culo incredibile, se no sarei ancora a fare l'avvocato. E sostanzialmente ci sono fondi di private equity da tutto il mondo che vogliono affittare delle terre, in particolare nel sud Italia, in cui creare dei grandi impianti fotovoltaici. Quello che succede è che il mio studio, lo studio dove lavorava l'altro ragazzo che si chiamava anche lui Matteo, sono i migliori studi in Italia per fare questo che si chiama project finance. Quindi noi iniziamo a capire un po' di questa roba. La maggioranza di questi private equity fund parlano inglese e devono interagire con persone in Puglia, Abruzzo, Molise dove non parlano. Quindi noi ci troviamo praticamente in questa posizione dove siamo Gli intermediari. possiamo parlare con questi big guys, possiamo trovare il proprietario terriero in Puglia che ha n ettari che vuole affittare. Quindi lavoravo nell'ufficio fino, non so, alle 9 di sera, 10 di sera e poi mi incontravo con Matteo dalle 10 alle 2, 3 del mattino e iniziavamo a giocare con questa cosa. All'inizio il modo in cui funziona è che trovo tutti questi fondi e inizio quasi a portarli allo studio legale. Però il messaggio che mi viene dato dopo un po' è: Matteo, tu sei appena diventato associate, appena diventato avvocato. Devi focalizzarti su imparare la craftsmanship, quindi i dettagli legali, non è il tuo momento di portare clienti. Cioè, a me sembra una cazzata. Cosa, se ti posso portare dei fondi che vogliono investire centinaia di milioni qua, perché no? E sostanzialmente credo che il feeling fosse un po' che, cioè, quello è un lavoro più da partner, lascialo fare ai partner, loro sanno come farlo. Certo. Fai il tuo. Fai il tuo. Divento avvocato quell'anno, a fine novembre. E poi mio padre muore a fine 2008. A inizio 2009, metà 2009, la società che gestivamo nella notte inizia a fare abbastanza soldi da pagarmi il salario, equivalente a quello che la law firm poteva pagarmi. Perché voi vi siete presi quei clienti che il tuo studio legale non si è voluto prendere, fondamentalmente. E noi non davamo advice legale, quindi non c'era nulla di competing. Ero un service provider che identificava terreni, li validava per lo sviluppo fotovoltaico, ti gestiva tutta la parte di permessi. E questi clienti come ti hanno trovato? Capito come girava il primo, abbiamo iniziato noi a contattarli e quindi abbiamo creato, non so, questo brand che sembrava un po' figo. Mi ricordo che una volta uno arrivò dalla Spagna, andammo e affittammo una BMW, perché io c'avevo una Punto, Matteo c'aveva una Smart tutta scarcassata e quindi abbiamo detto non possiamo andare a prendere il CEO di questa società spagnola con questa cosa scarcassata, e quindi abbiamo affittato una BMW tipo da Europe Car, però la chiave aveva, sai, il patacchino, sì. E quindi dovevamo nasconderlo per non fargli vedere certo, deve essere che era vostra. affettata. A metà 2009 abbiamo fatto abbastanza soldi, posso pagarmi lo stipendio, quindi vado da mia madre e le dico mi licenzio, e lei fa no, stai facendo bene, puoi diventare un partner, i partner in questa law firm guadagnano un sacco di soldi, sei scemo. Sostanzialmente a settembre del 2009 mi licenzio e il mio plan era: se questa roba fallisce c'erano i soldi per un anno, la mia scommessa era il mio capo secondo me mi riprende tra un anno, torno con la coda tra le gambe. Ho avuto per tanti anni il sogno nella notte che le cose non funzionavano, dovevo tornare nelle law firms ed era tipo il mio nightmare, anche se io sono sempre stato bene, mi hanno trattato benissimo e le relazioni erano ottime, però penso il concetto di fallimento. È un po' come quando uno sogna la maturità a scuola, no? E quindi questa prima vera attività come va? Riuscite a fare abbastanza soldi per pagarvi lo stipendio, dopodiché la fate scalare, immagino. Non mi ricordo se in un anno o in 2 anni arriviamo a fare più di 1 milione di euro di fatturato e iniziamo ad assumere, poi cambia tutto il panorama normativo e diventa un disastro. Quindi a quel punto troviamo un modo di vendere la società facendo un po' di soldi e trovando un lavoro per tutto il team. La svendete per colpa di queste cose o riuscite a venderla bene? Beh, guardando indietro lo considero comunque venderla bene. Quanto fatturava quando l'avete venduta? Tra 1 e 2 milioni circa. Ok. Quando vendi queste società c'è un po' di upfront, ma molto deve succedere con quelli che si chiamano earn-out. Quindi il potenziale era comunque molto grosso se gli earn-out si fossero materializzati. Poi quelli che ci hanno comprato non hanno fatto bene e si sono comportati molto male, nel senso ci sono stati anche problemi legali e quindi degli earn-out. Gli earn-out non sono arrivati? No, ci devono ancora dei soldi. Quindi in poco più di un anno Matteo si licenzia, torna in Italia e crea questa società che aiuta i fondi americani a trattare con l'Italia, sfruttando il boom italianissimo del solare, che chi lo ha vissuto se lo ricorda bene. In poco tempo riesce a vendere questa azienda e così decide di sfruttare la stessa opportunità negli Stati Uniti. Quindi io e Matteo ci trasferiamo, joiniamo l'altro partner in America, prendiamo un ufficio a New York e da lì inizia la prima avventura americana. Avete visto l'opportunità di fare la stessa cosa in America, quindi. Esatto. Quindi avete aperto un'altra azienda sul solare in America? Che faceva la stessa cosa? Vagamente sì, nel senso erano comunque grandi impianti solari fotovoltaici, invece
invece che vendere a fondi di private equity, in America sono le municipalities, quindi i comuni che comprano questa energia dove la prepagano a un prezzo scontato e poi la distribuiscono. E voi che servizi offrivate? Noi identificavamo tutte le aree dove si potevano sviluppare questi impianti, mettevamo insieme tutta la parte sempre di financing. advisory. Sì. E anche questa è andata bene? Abbiamo raisato da degli investitori e poi è stata comprata da una società di Panasonic. Dopo quanti anni? Tra i 2 e i 3. Anche qua diciamo pochi anni, rapido. rapido. E come mai avete raccolto soldi questa volta per scalare in fretta? Per scalare in fretta è perché in questa non facevi molti soldi fin dall'inizio, quindi molti dei soldi erano posticipati perché qui non eravamo più un advisor ma sviluppavamo letteralmente questi impianti. Dovevi aspettare che il progetto finisse quindi. E quindi dovevamo pagarci i soldi per campare. Quante persone eravate a fare questo? 6-7. Che tipo di figure? Cioè tre founders e poi sì, tutti ingegneri, esperti di permits, uguale anche su quella italiana. Su quella italiana mi pare diventammo circa 30. E quanto fatturavate con questa qua? Questa l'abbiamo venduta prima di fatturare, però avevamo raccolto un paio di milioni da un investitore lussemburghese. Ricapitolando, se la prima società in Italia era di advisory, quindi fatturava dal giorno zero come ogni studio di consulenza, la società negli Stati Uniti invece lavorava proprio con gli ingegneri per progettare impianti, che come avviene in molti casi i progetti durano anni e il grosso viene pagato alla consegna. Matteo nonostante ciò riesce a vendere a Panasonic in 2 anni, prima ancora di iniziare a fatturare per davvero, ma chiaramente sfruttando il valore dei contratti in essere. Ed è proprio in questi anni prima dell'exit che Matteo conosce Alex, sua moglie, con cui ha fatto poi nascere l'idea di 8 Sleep. L'ho conosciuto a Miami in un viaggio, ero andato a New York con Matteo per lavoro, ci siamo fermati per Halloween a Miami, l'ho incontrata lì, che è la storia più incredibile perché io non sono uno che fa molto clubbing, quella roba lì. Lei neppure, è messicana, io sono italiano, non vivevo ancora lì, però ci siamo incontrati e da lì l'abbiamo fatta funzionare. Matteo e Alex i weekend tiravano fuori idee per le start-up. Che idee vi sono venute nei vostri sprint dei weekend? Al tempo c'erano un sacco di quelle start-up che facevano, si chiamava Blue Apron a New York e quindi ti mandavano un pacco con il cibo di come cucinavi e ne avevo fatta una con cibo italiano e poi ne avevamo fatto un'altra dove facevamo gioielli personalizzati 3D printed in plastica, che poi lì è come abbiamo conosciuto Max, che poi diventa il co-founder di 8 Sleep. L'idea dei gioielli in 3D li convince e provano a farla partire con Massimo, un altro start-upper che avevano conosciuto in quegli anni e che però sembrava molto più interessato ad un'altra idea, cioè quella di 8 Sleep. Max è a New York, è stato appena mollato dalla sua fidanzata, usciamo a cena io e lui e gli inizio a parlare di questa idea che ho, che viene dalle origini dello sport, sono sempre stato ossessionato con efficiency e con il recupero del corpo. Questo anche quando lavoravi nella low form, anche quando facevi il solare, tu rimanevi in forma? No, lì actually molto male, però quando ho compiuto 30 anni qualcosa ha cliccato. Ah, c'è ancora speranza per me. Mi ricordo che sono andato a correre a 30 anni, praticamente non riuscivo a correre 5 minuti e lì mi sono detto, cioè, questo è disgusting, I mean, this is not me, non sono io. E da lì ho iniziato a rientrare e ora sono ossessionato con body hacking. E quindi gli parlo di questa idea, gli dico perché Elon Musk mi sta portando su Marte, ma io spendo ancora 8 ore al giorno, che sono circa 30 anni della mia vita, su un pezzo di gomma piuma, no, stupido con nessuna tecnologia. Vado lì, mi devo addormentare, risvegliare e pretendere di essere fresco come una rosa. Ci sono questi settori che sono uguali da 50 anni e nonostante ci siano le innovazioni più assurde nella tecnologia high tech, non sono state innovate queste cose. Una di queste era il dormire, non esisteva il letto tech fondamentalmente. Ti viene questa idea? La pitch a Max. Dice a Max e Max dice perché non vieni a San Francisco domani? Costruiamo qualcosa nel mio garage. Quindi sono andato a San Francisco il giorno dopo, abbiamo costruito nel garage, l'ha costruito perché Max è il genio che costruisce qualsiasi cosa e poi abbiamo fatto un pigiama party in cui abbiamo invitato gente, 6-7 amici. E quello che è successo è chiamo Alex che era a New York e dico ci serve una presentazione qui con un po' di marketing materia per spiegare. Lei che specializzazione aveva, cosa faceva? Marketing e communication in fintech company. Ci mette insieme questa roba per il momento in cui arrivano gli altri, vanno nel letto, provano questa prima cosa, fanno tutta l'experience. Prima di andare via uno di loro, Simone Brunozzi, italiano, ora si è ritrasferito qui in Italia, e da me e mi dà sostanzialmente un check e dice vorrei investire $25,000, che di solito è il taglio che si fa in Silicon Valley. Sì, no? un pre-seed. Esatto. E gli faccio, Simone, noi non abbiamo neanche una company, cioè non aveva neanche incorporato ancora, io ero nel processo di vendere l'altra società. No, secondo me ci dovete provare, questa roba super figa, bla bla. Parlo con Max e diciamo, vogliamo fare sta roba. Lui aveva venduto la sua società da 3-4 mesi, stava lavorando per quelli che l'avevano comprato, proviamoci. E da lì praticamente parte 8 Sleep. Come ha fatto Max a fare il prototipo? All'inizio era solamente una cover che tu mettevi, no? Che si scaldava e basta. Come ha fatto a farla da solo? Abbiamo comprato su Amazon un heating pad, l'abbiamo aperto, l'abbiamo connesso con un Arduino e altre soluzioni e vari sensori a Wi-Fi, che lo potevi controllare dal computer. Basato su un presence sensor che abbiamo sempre comprato off the shelf, riuscivamo a accendere
accendere e spegnere le luci perché vedevamo se eri nel letto, e quello era l'MVP fatto in 3 giorni. Inizia anche il pre-seed. Quanto raccogliete in pre-seed, se si può dire? Alla fine mi sa qualcosa, 1 milione, 1,5 milioni. Quindi da quei 25.000 fate un bel round per raccogliere 1,5 milioni. Sì, a pezzetti. Quindi avevamo una convertible note, questo mi pare successo intorno a marzo. Da lì al marzo successivo, parli con uno, parli con l'altro, tiriamo su una milionata. A questo punto sono pronti per partire e per il loro primo lancio fanno una campagna in preordine, un modo da poter validare per bene il mercato prima di iniziare a produrre effettivamente hardware complicatissimo. Al tempo facciamo la campagna, la 16ª più grande del mondo, vendiamo circa 8.000 unità. La campagna quindi è un successo. Io e Alex ci sposiamo, ma mettiamo la data del matrimonio una settimana dopo che finisce la campagna, e sostanzialmente pianifichiamo. E sappiamo che se la campagna va male sarà un matrimonio depressissimo, se invece va bene si celebra, e si celebrerà. C'è solo un problema sulla campagna. Non sapendo quanto gli sarebbe venuto a costare ogni singolo prodotto, hanno settato il prezzo dei preordini troppo basso, a $200, rendendosi conto solo dopo che gli sarebbe costato molto di più a singolo pezzo. Al tempo era $200. Ho sbagliato tutto il prezzo, però sì, costava 200 al consumatore, non a noi costava di più. Voi era in perdita, quindi era un modo per fare marketing. In realtà non sapevamo quanto ci costava. Certo, perché non lo producevate ancora. La vostra testa, noi intanto li vendiamo con i soldi delle vendite, li dovremmo produciamo, starci. e invece avete fatto i calcoli sbagliati. Esatto. Mi ricordo che parlai a Tony Fadell, il founder di Nest, e gli disse sì, perché ci costerà circa $100, e lui mi guardava come per dire questo è scemo. C'aveva ragione lui. Lanciamo questa, super traction. Sicuramente un buon segnale, il mercato lo validi in questo modo. Anche se non ci faccio i soldi su questo lancio, mi rendo conto che il mercato è caldo, è validato, posso investirci. Sì e no, nella realtà dei fatti, nel senso questo è quello che dici agli investitori, in realtà è un mercato totalmente diverso. Oggi se tornassi indietro e sapessi quel che so, non è indicativo, perché praticamente c'è questa tech community ai tempi su Indiegogo e Kickstarter, che sono dei fanatici in un senso positivo per qualsiasi gadget elettronico, ma quando poi lo devi vendere al reale consumatore è una storia totalmente diversa. Terminato il fundraising, avviene una delle svolte più importanti per l'azienda. Vengono infatti accettati da Y Combinator, il più famoso acceleratore di startup al mondo, da cui sono uscite aziende come Airbnb, Stripe, Twitch. Tra l'altro Y Combinator è stata guidata dal 2014 al 2019 da niente poco di meno che Sam Altman. Quindi fare questo programma di accelerazione, forse al tempo più di oggi, era una garanzia e ti faceva accedere ai migliori contatti e i migliori cervelli della Silicon Valley. Finalmente veniamo ammessi a Y Combinator, che ci avevano cannato 2 volte. Anche lì una storia simpatica, perché sostanzialmente assumono un partner per hardware, finalmente vengo connesso e quindi lo incontro e mi fa devi applicare per questo batch. Io faccio no, non applico ancora, mi avete cannato 2 volte, a un certo punto no, c'è di meglio da fare, devo shippare 8.000 unità. Non è facile fare l'application per Y Combinator. No, e lui fa no, devi applicare, no, devi applicare. Quindi vado dai miei co-founders e decidiamo a questo punto di fare l'application in 1 ora. Di solito prima ci mettevo, non so, una settimana, giorni, volevi essere perfetto. Lo facciamo, veniamo ammessi, andiamo attraverso Y Combinator. Come mai la voglia l'idea di andare da Y Combinator? Anche perché per un hardware D2C così magari al tempo non era normale, erano tutte tech company. Y Combinator è l'Harvard delle tech startup. Se entri lì ti metti in una other league. Entrare in YC ha sicuramente aiutato HeadSlip, ma in realtà il percorso da là non è stato affatto in discesa. Proprio in quel periodo dovevano iniziare a produrre e spedire tutti i prodotti venduti in prevendita, producendo ogni pezzo in perdita. Inoltre, produrre 8.000 pezzi di un hardware nuovo senza esperienza non è facile. Entriamo, ma la cosa più figa succede dopo Y Combinator, perché vado da Alex e le dico le cose non stanno succedendo in Cina, non il manufacturing, vado in Cina. E quando vai? Domani. Ok, quando torni? Una volta che l'ho risolto. Il risultato sono tornato n mesi dopo. In Cina ho preso una casa, avevamo l'ufficio. Parte delle persone che assumemmo allora sono ancora con noi oggi. Costruire le prime 8.000 unità, uno shit show. La parte più difficile è trovare fornitori che si fidino di te e costruiscano prodotti custom. Che primo hanno paura perché tu non hai un cash flow, quindi lavorare con te per loro è super rischi come startup. E poi gli fai costruire tutte queste 8.000 unità cercando di farlo il più velocemente possibile perché sei in ritardo. E poi il giorno dopo che hai venduto queste 8.000 unità inizi a vendere 100 unità al mese. E quindi questi si incazzano come delle bestie perché tu devi costruire tutte delle linee. Sì, per loro è un investimento. Certo. Esatto. Quindi loro fanno n linee di produzione per cercare di costruirti, non so, magari 1.000 unità alla settimana e poi tu, out of the blue, passi da quello e ne fai una al giorno. Quindi è molto difficile quella parte in hardware. Però noi siamo riusciti a gestirla. Dopo Y Combinator raccogliamo 6 milioni in un giorno. Credo che TechCrunch ci menzionò come una delle super top companies del nostro YC batch. E quindi è stato fondamentale quell'esperienza da Y Combinator. Sì. Anche perché voi siete un'azienda che vende anche ai CEO delle aziende tech, al mondo della Silicon Valley. Eravate proprio nell'ambiente giusto. Nel vostro batch c'erano altre startup che hanno avuto successo? C'erano 2 ragazzi che hanno venduto
venduto la loro che si chiamava Paribus e ora hanno fatto Ramp, ora valgono 12 billion e quello è stato anche quello figo perché poi diventano tutti amici e io ero uno dei loro primi investitori in Ramp. Se tu non avessi fatto 8Sleep, Io potrei aver fatto solo Ramp nella mia vita a posto. e sarei a posto. Come Jeff Bezos con Google. Questo è il potere del networking. Per capirci, il round a cui ha investito Matteo era ad una valutazione da 40 milioni, quindi parliamo di un ritorno di 300 volte, abbastanza da renderti milionario investendo anche solo $4.000. E sì, Jeff Bezos è stato uno dei primi investitori in Google e solo quell'investimento dovrebbe avergli reso intorno a $1 miliardo, ma questo non gli ha impedito di grindare come un matto e far crescere la propria azienda, esattamente come Matteo. Cosa fate con questi 6 milioni? Costruiamo le 8.000 unità. Le stavate ancora costruendo nel frattempo? Quanto ci avete messo a fare queste 8.000 unità? Abbiamo shippato l'ultima delle 8.000 unità 18 mesi dopo Y Combinator, che era quindi circa 2 anni dopo la campagna. Erano arrabbiati i clienti? Alcuni sì, nel gran complesso delle cose no. Fa parte del gioco quando investi su Indiegogo, su Kickstarter. Finite di inviare queste unità in perdita fondamentalmente e poi create un modello nuovo. Creiamo il modello nuovo perché incontro Keith Rabois, che viene dalla PayPal Mafia, CEO di Square e anche LinkedIn, ed era Khosla Ventures. Lui è sempre stato appassionato di sleep. Gli pitcho questa vision nel 2017. Mi avevano già connesso a lui. Gli avevamo mandato il nostro deck. Keith è molto straightforward e al tempo disse no, questo deck non mi convince. Questo era ai tempi di Y Combinator. Sono pronto a reintrodurmi a lui un anno dopo. Con Keith o con questi grossi investitori di solito conoscono già un certo settore e quindi l'unico modo per attirare la loro attenzione è dirgli o raccontargli una vision che non si aspettano. Quindi scrivo in un giorno, un sabato, questo memo, The Future of Sleep, che ancora oggi usiamo alla company. Se joini 8Sleep, prima di joinare dell'ultima interview che è con me. Tu ancora fai tutte le interview? Sì, tutte. Quanti siete in tutto? Circa 400, di cui un centinaio in America. Sostanzialmente scrivo questo documento in una pagina e mezzo con tutto il Future of Sleep che ancora oggi guida la nostra roadmap. Lo mando a Keith, gli piace, il meeting va molto bene e quello che lui dice, ok, siamo interessati, devi parlare con Vinod. In quel momento noi stavamo finendo i soldi, quindi bisognava raccogliere. Keith Rabois è veramente uno dei top investitori della Silicon Valley e se mi seguite sapete che ha anche investito in Trade Republic. Ho da poco intervistato il loro CEO. Ma ancora più leggendario di Keith Rabois è Vinod Khosla, fondatore di Sun Microsystem, super miliardario che con il suo veicolo Khosla Ventures investe in startup. È una persona splendida, ho avuto modo di parlargli un minuto quando l'ho incontrato in Silicon Valley. Nel frattempo 8Sleep aveva bisogno di soldi, infatti producendo tante unità molto costose hanno dei costi per produrre che devono affrontare prima di vendere e incassare. Stavamo vendendo la cover in vendite regolari, quindi il primo prodotto, quello che scaldava Questa solo. volta non a $200. No, di più, e poi l'avevamo mixata con un materasso perché lì dove riuscivi a fare il margine. Quindi riuscivate a vendere in profitto. Esatto. E lì stavamo facendo anche bene. Quanto costava in tutto? Con la parte del materasso costava circa $1.000. Quindi Keith dice, ok, devi parlare con Vinod. Vinod propone di incontrarmi una mattina. Ma quel giorno io avevo un investitore con cui avevo programmato da 2 settimane, che era un LP di uno dei nostri investor, non potevo cancellare. Quindi chiedo all'assistente, posso prendere un volo immediatamente dopo? Non so, arrivo alle 3 del pomeriggio. Lei fa, no, mi dispiace, Vinod parte per 2-3 settimane con la sua famiglia. Quindi se non ce la fai per quella mattina, lo facciamo tra 4 settimane. Ma noi non avevamo 4 settimane, non è che finivamo i soldi, però quasi. Allora vado da Alex e le dico, Vinod non può, e quell'altro meeting non si può cancellare, se no non ti dà. E fa, chiede all'assistente dove va Vinod. E io dico, ma non è che posso chiedere all'assistente dove va Vinod Khosla, no? No, tu puoi perché se no sono guai. Allora le mando una mail all'assistente e le faccio, guarda, non per essere intrusivo, ma non è che per caso lo posso incontrare. E lei fa, va a Londra. Londra da New York è quasi più vicino che la Silicon Valley. Se Vinod non gli dispiace, io lo vado anche a trovare a Londra, così si salva tutti un po' di tempo. Vinod apprezzò talmente tanto quella cosa che disse, vieni dopodomani a Londra, a che ora atterri? Atterravo, non so, alle 7 del mattino. Vieni alle 7:45 e ci incontriamo per 15 minuti. Io e Max voliamo, viene anche Max perché Vinod è molto tecnico. Incontriamo Vinod e da 15 minuti diventano 3 ore. La moglie che lo chiama 18 volte, incazzata come una iena. Però Vinod si diverte con noi e parliamo di quello e da lì facciamo un round da 9 milioni con Vinod e Keith Rabois. Quindi questi soldi li usate per fare il prossimo prototipo, che è quello che raffredda anche. Sì, facciamo il round alla fine 2017, lo costruiamo nel 2018, lancia a metà 2019 e da lì stavamo facendo bene, ma da lì le cose esplodono. Raffreddare è una funzionalità molto più difficile da implementare rispetto a scaldare, per cui l'hanno fatto dopo, ma una volta che l'hanno fatto è stato un punto di svolta che li ha fatti diventare l'azienda che sono ora. E il product market fit è il fatto che raffreddi anche. Raffredda e scalda perché tante volte tante coppie hanno preferenze diverse. Col fatto che raffredda aiutiamo atleti a recuperare più velocemente, aiutiamo donne in menopausa che hanno quelli che si chiamano hot flashes e diventa una cosa sensazionale. C'è la Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lewis Hamilton, Charles Leclerc,
Blair, Prime Ministers. Parliamo un po' di numeri. Quante unità avete venduto? Quali sono i risultati a cui siete arrivati oggi? Nel percorso abbiamo raccolto 160 milioni. L'ultimo round è stato guidato da Valor Equity Partners, che era il primo investor in Tesla e in SpaceX. Erano behind Elon fin dai primi giorni. Antonio Gracias. Abbiamo venduto centinaia di migliaia di unità in tutto il mondo. Siamo Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Europa. Abbiamo appena lanciato nel Middle East. Siamo in Australia, stiamo aprendo Singapore. A un certo punto apriremo Cina. Abbiamo tutte le world class people, da celebrities, praticamente chiunque, principi, kings, tutti i top atleti del mondo. Sì, anche i top imprenditori. Ti direi il 90% dei CEO di big companies in Silicon Valley dorme sul nostro prodotto. C'è il trend del biohacking, specialmente in Silicon Valley, Uberman, Peter Attia, Brian Johnson, tutti imprenditori che entrano in questa fase di longevità. Uno dei 3 aspetti fondamentali della longevità è anche proprio la qualità del sonno, e quindi c'è anche tutta quella fetta di mercato, cioè le persone estremamente appassionate di salute e biohacking. Sì. Parlami della tua vita adesso, quali sono i tuoi task, quali sono le tue sfide, quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Obiettivo: rendere A-Sleep quello che definisco una global iconic company, quindi con presenza globale. Stiamo lavorando su molti prodotti. La nostra visione è tutta di quella che chiamiamo preventative health, quindi stiamo lavorando su tecnologie per body scanning, per identificare cancer, se ti stai ammalando, e in generale per migliorare il tuo sonno. Quindi tutto quello che è health tech. La mia vita è intensa, viaggio tanto. I tuoi mandati quali sono? Spendo la maggioranza del mio tempo su prodotto, persone e growth strategy, particolarmente ora che diventiamo globali, in questo ordine. Adesso gli obiettivi dell'azienda sono l'internazionalizzazione? Vogliamo andare IPO, cioè vogliamo quotarci in borsa tra un paio d'anni, e quindi abbiamo un roadmap sia di prodotto che di crescita di scala internazionale, quindi sappiamo cosa dobbiamo raggiungere, la questione è come la raggiungiamo. Quali sono le difficoltà più grandi che incontri nel tuo lavoro? Persone alla fine, perché quelli bravi devi tenerli motivati, devi fare cambi con quelli che non performano, perché comunque noi vogliamo rimanere abbastanza efficienti per essere profitable. Sì, e poi siete 500 persone per centinaia di milioni di fatturato. Il revenue per employee è altissimo. Facciamo milioni di dollari per employee. E siete profitable, dicevi? Sì. Poi ovviamente nell'hardware business il tuo cash flow ha alcuni vari, però siamo stati quello che si dice free cash flow positive per più di 12 mesi. A noi non serve raccogliere altro denaro, probabilmente lo faremo perché è parte della crescita, ma come business siamo molto solidi. Tu ti sei diluito tanto in questi round di investimento oppure no? Sì, poi se fai bene il tuo lavoro con il board hai quelli che si chiamano equity refresh, nel mio caso è una buona ownership perché mi danno più quote over time, però te le devi meritare. Ci sono stati dei momenti in cui hai detto va tutto all'aria, si deve ricominciare? Sì, probabilmente quasi morti 5 volte. Ok, cause? Cash flow? You run out of money, stai per finire i soldi. Soprattutto negli early days, ora negli ultimi anni la società diventa più solida. Il rischio come cresci è meno di morire come company, no? Negli early days, magari i primi 2 o 3 anni, è quando you literally finish money e non hai un cash flow. 2 anni fa c'era stato, non so se ti ricordi, quando SV Bank è andato fuori business. Noi avevamo 30 milioni parcheggiati in un conto corrente lì. E li avete recuperati quei soldi? Dopo sì, questo è successo il venerdì e durante il weekend la società aveva 30 milioni in meno. Capisci che 30 milioni... Puoi andare a gamba all'aria. Quindi quel weekend ricreiamo tutto un modello di cosa avremmo dovuto fare se i 30 milioni erano persi per poter sopravvivere con il resto dei soldi che avevamo. Black Swan diventano sempre più grandi, no? Quando eri piccolino magari erano Black Swan da 1 milione, poi ti diventa da 10, poi ti diventa da 30, magari il prossimo ti iniziano ad essere 100 milioni che overnight ti succede un casino. Quindi come lo gestisci diventa parte di quel meccanismo. Sono nati competitor in questi anni grazie al vostro successo? Ce n'erano 2, però li abbiamo distrutti. È un business difficile. Secondo me la loro strategia non era ottimale e poi noi lavoriamo come bestie, viaggiamo più veloci. Se dovessi iniziare adesso, in che mercato inizieresti? Se avessi un fratello più giovane non gli farei fare hardware, consumer hardware. Troppo complicato, troppo rischioso, troppo capital intensive. Fai l'opposto, fai B2B software. Sì, però tutti i miei amici CEO che fanno B2B SaaS, dopo un po' di anni si annoiano. Arrivano a questo punto in cui magari hanno venduto un po' di secondary shares, hanno fatto i soldi e c'è sta roba noiosissima dove comunque c'hanno tutti i PM e fai delle mini features che servono al cliente B2B. Mentre io magari vado a Formula One a Singapore perché il 60% dei Formula One drivers dorme sul nostro prodotto. Però sono ossessionato con AI e technology. Technology è il 1000%. Puoi guardare a fintech, a lot of defense negli Stati Uniti, tipo gli Anduril.
il founder e president di Anduril è nel nostro board. Palmer Luckey? Palmer è uno dei founder e ovviamente the biggest name, c'è Trey Stevens che è il president, lui siede nel nostro board con Antonio Gracias che è praticamente il migliore amico di Elon, è stato il primo board member di Tesla, after Elon e Kimball, credo il primo board member di SpaceX. Chi è il tuo mentore dell'imprenditoria? Se mai ce l'hai avuto, vivo o morto? I nostri investor per me sono incredibili, no? Antonio ha costruito Tesla con Elon, era con Elon a costruire a Memphis il più grande computer del mondo, quindi imparo tanto da lui e quello che ha visto tra SpaceX e Tesla. Keith Rabois è insensatamente incredibile come mentor. Loro non ti dicono cosa fare, però Keith ti dice guarda, allora a LinkedIn, a PayPal, a Open Door e Square, quando abbiamo fatto questo è successo quello. Capisci che se 3 volte su 4, 4 su 4 quello è successo, ti sto dicendo che al 90% potrebbe chance. succedere. E poi abbiamo Trey che again ha costruito Anduril ora vale quanto? 14-16 billion. Vinod Khosla è una delle leggende in Silicon Valley. L'uomo è leggendario perché è tecnico e poi ha raggiunto così tanto nella sua vita, ora non so quanti anni ha Vinod, ma quello spinge, non molla mai. E un altro grosso è David Sachs, era CEO di PayPal e poi ha fatto Yammer che ha venduto 1,2 bilioni e Trump l'ha nominato il capo delle AI e cripto e David è uno dei miei più grossi investor. Ho l'opportunità di accedere a queste persone che sono incredibili. Che consiglio daresti a un ragazzo che vuole fare business, vuole accelerare questo suo percorso? Ho pensato tante volte a come sono arrivato dove sono arrivato e non c'è un modo di spiegarlo. A volte uso anche questo turning point che quando mio padre è morto, no? Nel 2008, io sono diventato avvocato 2 settimane prima e lavoravo nelle law firm. Se potessi parlare a mio padre quel giorno e gli dicessi dove sono oggi, è so off da dovero che è quasi incredibile. E l'unico common denominator è lavorare duro, prendere follow your gut, no? Il tuo istinto e provare qualsiasi opportunità che venga, no? Quando sono diventato imprenditore, scommessa grande che poteva fallire. Quando mi sono trasferito in America, scommessa grande che poteva fallire. Quando sono entrato dal solare in tech, scommessa grande che poteva fallire. Alcune falliranno, queste sono 3 dove ho fatto bene, però nel mezzo ce ne sono state 1000 dove ho fallito o non sono state grandi come vorrei. La cosa più importante, lavora super duro all'inizio della tua carriera perché will compound. Se io ho un regret, se io avessi una magic wand, la mia vita secondo me è perfetta, non ti cambia lamenti. nulla. No. Però se uno dicesse ok, ma se proprio vuoi essere proprio pignolino, cosa cambieresti? Vorrei essere andato negli Stati Uniti probabilmente in college come tennis player perché sarei riuscito ad arrivare là a 18 anni invece che a 30. Ora tanti dei miei amici o investor, no, stanno entrando nel governo con Trump, altri hanno multi-billion dollar fund, no? Tutte queste cose, queste sono relazioni che will compound nei prossimi 10, 20, 30 anni. Se io le avessi potute accelerare, vorrei essere quasi 5 anni più giovane, perché gli americani si graduano prima, a 21 anni. Quindi i miei smartest friends sono entrati in tech a 21. Io sono entrato a 30, 31. Sarei dove sono, però con 10 anni in meno, con quello che sono riuscito a fare in America in 10 anni, immaginati se mi dessero 10 anni back. E quindi spingi all'inizio, costruisci queste relazioni e poi play the long term. Adesso io sono 6-7 anni che investo, un po' di più. Ho investito in tanti unicorns, no? Quelli che diventano più di $1 billion company. E tutte quelle, la maggioranza sono amici. Certo, network. Questa chiacchierata con Matteo è stata oro. Ci sono alcuni temi che tornano sempre quando parli con gli imprenditori, come per esempio l'importanza del network, che è stato vitale nell'esperienza di Matteo, ma anche la capacità di cogliere le opportunità, che sia prima nel solare e poi nel tech. E poi ovviamente l'importanza di rischiare grosso, anche quando le cose vanno bene, anche se già sei un avvocato e vuoi provare a fare startup, o anche se hai già fatto un exit e vuoi puntare ancora più in alto. Insomma, non importa che successi hai avuto, se vuoi fare cose ancora più grandi è comunque difficilissimo. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e non perdetevi tutte le altre interviste che ho fatto con gli altri imprenditori, sia della Silicon Valley e non. E iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le future interviste che farò. Mi raccomando.